Ciao, eccomi qui in un nuovissimo video e questa volta voglio parlare di alimentazione, l'alimentazione che io personalmente utilizzo dall'età di 17 anni, sì, di quando avevo 17 anni e poi ho deciso di adottarla ancora adesso, mi trovo veramente molto bene e quindi visto che adesso ormai il tempo è cambiato, finalmente si vede il sole, finalmente possiamo approfittare, incominciamo a pensare al mare, quindi sbarazziamoci delle uova, delle cioccolate, di tutte quelle cose grasse, le colombe, lasciamole da parte, regaliamole magari e noi pensiamo invece a iniziare un'alimentazione leggera, nutriente che ci dà la possibilità di ritornare, di avere il nostro peso, forma. Personalmente, prima di continuare voglio darvi un consiglio, seguite il video fino alla fine perché ho un bel consiglio da darvi, soprattutto per chi non ama pesarsi, un consiglio da darvi alla fine del video, ve lo dirò, quindi seguitemi fino alla fine. Voglio parlare appunto di alimentazione anche perché è un qualcosa che, come vi ho detto, io adotto da tanti anni ed è fatto, questa alimentazione è fatta da 5 pasti. Ovviamente io vi darò i grammi che io personalmente seguo. Non sono una nutrizionista, quindi fate attenzione, prendetela con le pinze. Non è fatta per chi ha problemi di salute, non è adatta per i bambini o per gli uomini, quindi voglio semplicemente condividere con voi che tipo di alimentazione faccio, anche perché insomma il tempo è cambiato finalmente, quindi vogliamo recuperare ciò che è successo soprattutto con la Pasqua. Quindi 5 pasti leggeri, fatto da alimenti molto sani e tra un pasto e l'altro io consiglio di far passare almeno 2 ore e mezza, non di più, perché poi c'è il rischio di arrivare al pasto successivo con tanta fame e quindi il pasto successivo non sarà sufficiente, abbiamo poi bisogno di avere qualcosa di più sostanzioso perché abbiamo fame, quindi facciamo attenzione, cerchiamo di rispettare questa regola. Bere tantissima acqua, ma non durante i pasti, almeno 2 litri di acqua, anche perché il tempo comunque lo permette, ma acqua, eliminate naturale, eliminate l'acqua gassata, scusatemi, l'acqua gassata perché gonfia la pancia. Quindi evitate questo. Primo passo, la colazione. Quindi io personalmente adoro il cappuccino, è difficile rinunciare. Quando non bevo il cappuccino, bevo il tè o una tisana. Il cappuccino, l'importante è che è fatto con il latte scremato, l'importante è che non si metta dentro all'interno tanto zucchero. Io personalmente uso il dolcificante oppure, visto che comunque non è una cosa particolarmente sana e comunque un qualcosa da evitare, uso allora mezzo cucchiaino di zucchero di canna, mezzo cucchiaino. Cosa mangio nella prima colazione? Ho 2 fette biscottate, preferibilmente quelle integrali, con un pochettino di margarina su entrambe le fette e un cucchiaino di marmellata. Scegliete quindi la marmellata che voi preferite, ma un cucchiaino deve essere distribuito su tutte e 2 le fette, non un cucchiaino sulla fetta e un cucchiaino di marmellata anche sull'altro, no, lo stesso cucchiaino dovete saper distribuire. Oppure un'altra cosa che se non ci sono le fette biscottate, il pane, però controllate i grammi, devono essere gli stessi grammi del peso di 2 fette biscottate. O se non vi piace il pane,
per esempio 2 biscotti integrali. Colazione, dopo 2 ore e mezza più o meno c'è la merenda. Per la merenda, visto la stagione, preferite i frutti della stagione, quindi scegliete un frutto, quello che vi piace, oppure se non vi piace proprio la frutta, peccato, scegliete uno yogurt, ma deve essere uno yogurt o naturale. Se non vi piace magari potete aggiungere un cucchiaino o di marmellata o di miele, oppure sì, uno yogurt alla frutta, però mi raccomando evitate cereali con gli zuccheri, la cioccolata, la crema e tutte queste cose speciali che ormai si vendono, evitiamole perché tra l'altro costano anche di più e fanno male alla salute o comunque non vi aiutano a perdere chili. Pranzo, sempre io personalmente, 70 grammi di pasta, in preferenza pasta integrale o riso o legumi, tipo 70 grammi di lenticchie, condite semplicemente lesse e semplicemente un pochettino di olio. La pasta potete fare la stessa cosa, leggermente l'olio con un pochettino magari di parmigiano o magari con una passata senza grassi, mi raccomando, di pomodoro oppure il basilico, quindi create un pesto molto così fresco fatto in casa, abbondate con il basilico e invece fate attenzione alla quantità di olio, perché per quanto riguarda l'olio deve essere utilizzo massimo un cucchiaio di olio in tutta la giornata, quindi al giorno, quindi bisogna saperlo distribuire e non eccedere. Dopo il pranzo, quindi il primo questo, come secondo invece un 250 grammi o di insalata o di verdura e il pane, semplicemente una piccola fetta. Per farvi capire, sarebbe i grammi corrispondono praticamente una fetta di pancarré, ma soltanto una fetta di pancarré. E se potete proprio evitarlo è anche meglio. Io personalmente non riesco a mangiare l'insalata, la verdura senza pane, quindi sento questo bisogno di accompagnarlo, ma una fetta non di più. E accompagnato o a del pesce lesso, semplicemente lesso. Fate attenzione al sale, cercate di apprendere, di imparare a mangiare con meno sale possibile, anche perché il sale copre i sapori, li nasconde. Oppure se non amate il pesce o se per non mangiare sempre la stessa cosa, un filetto di pollo o tacchino, questo. Finito il pranzo. Merenda, la stessa cosa della prima merenda, quindi magari o un frutto o uno yogurt, o se vi piace cambiare anche meglio, così potete fare un'alimentazione migliore, più completa. Se alla prima merenda avete preso un frutto, ovviamente alla seconda uno yogurt. Cena, 250 grammi di insalata o comunque di verdura e poi il pesce o la carne. Quindi dovete preferire la carne bianca. Questa è un'alimentazione che io seguo dal lunedì al venerdì. Capita anche però che magari il venerdì sera c'è la pizza a casa mia, allora cosa faccio? Che magari il sabato faccio la brava e quindi ne approfitto poi il venerdì. Il sabato e domenica invece proprio trasgressione, anche se è il periodo proprio in cui se ho mangiato veramente tanto, per esempio
durante le feste di Pasqua non è stato questo il caso, però è capitato delle volte che il periodo di Pasqua sia un po' esagerato con l'uovo di Pasqua, allora in quel caso anche il sabato e la domenica ho cercato di fare, ci sono anche riuscita ad avere un'alimentazione ferrea dal lunedì alla domenica. Quindi vedete un pochettino in base a quanto dovete perdere, ai chili che dovete perdere, in base anche a come vi trovate. Se voi vi trovate bene a questa alimentazione, fatela dal lunedì alla domenica. O se per esempio il sabato o la domenica non sapete, non dovete uscire, perché poi ecco, quando ci si incontra invece con gli amici o quando c'è un evento ci viene voglia di mangiare, quindi di trasgredire. Ma se per esempio si tratta di avere un weekend tranquillo, perché no, continuate questa alimentazione, altrimenti se non è così siamo arrivati alla fine del video, quindi insisto con l'importanza dell'acqua e poi voglio parlarvi anche di una cosa che io mi peso tutti i giorni, tranne il lunedì. Quindi vi consiglio di andare sulla bilancia per vedere e controllare. In effetti andare tutti i giorni io lo faccio perché mi trovo bene così, perché è un'abitudine, però so anche che ci sono delle persone che non amano pesarsi. Allora in quel caso cosa fate? Potete fare, io adotto questo sistema, ho un jeans, lo stesso jeans, eccolo qui, dell'età di 17 anni. Quando avevo 17 anni avevo questo jeans e lo continuo ad avere con me nell'armadio, questo, e poi c'è anche un tubino, eccolo qui, tubino, il jeans. Io li indosso proprio per verificare se io controllo sulla bilancia, ma mi piace proprio vedere, avere la soddisfazione a vedere che riesco ancora ad entrare nel jeans. Per me è un punto di riferimento, quindi io vi consiglio comunque di conservare con voi un capo e di tenerlo sempre conservato nel vostro armadio, ma ogni tanto indossateli perché è un modo per poter controllare, di verificare se in realtà avete perso chili o li avete presi. Questa è una piccola chicca che volevo comunque dare, visto che è un qualcosa che io adotto da tanti anni. Vi saluto e buona primavera a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!